Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos HF, livrea all'Italia, la vera e unica regina dei rally. Il modello è in scala 1:8, l'edizione Centauria, il numero è il 76. Ricordo che per completare questa collezione sono necessarie 110 uscite. La macchina, tra i tanti titoli vinti, ha vinto il Rally di Montecarlo nel 1976 con il pilota Sandro Munari e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. All'interno adesso andiamo a vedere quello che troviamo, ma intanto doverosamente e volutamente saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Il canale cresce piano piano, ma qualche iscritto ogni tanto c'è, qualcuno si cancella ed così, funziona così. Non è un canale con chissà che importanza, è un canale dove cerco di metterci passione, ma non è né pane né acqua e lo capisco. Mi rivolgo adesso alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, che purtroppo sono la maggioranza rispetto agli iscritti, perché noi che abbiamo il canale abbiamo un programma che si chiama YouTube Studio, dove vediamo tutti i dati, chi condivide, chi mette mi piace, ovviamente anche chi ci guarda rispetto a chi ci guarda ed è anche iscritto, piuttosto che invece ci guardano, come vi dicevo appunto adesso, e non si iscrivono al canale. Ecco, sempre che ne abbiate piacere, dico ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Queste purtroppo sono le due uniche mezze pagine, e neanche, perché c'è scritto veramente poco e nulla, che hanno dedicato a questa iconica regina del rally. Peccato, perché magari molti di voi fanno il modello e mettono via il fascicolo, ma leggere vi serve a conoscere delle notizie che vi arricchiscono. Ecco, il modello, tutto quello che riguarda il modello è circondato dai piloti, i meccanici, gli sponsor, i sorrisi e anche i dolori. Quindi ecco, vi esorto a leggerli, seppur qua c'è scritto poco, perché è un modo per volere ancora più bene a quest'auto, no? Se si conosce la storia, sicuramente è un valore in più. Allora, guardate, io vi faccio vedere cosa ho fatto. All'interno troviamo questo, che è il portaoggetti, plastica. Questa è la tasca della portiera, cucita in similpelle. E qui abbiamo la maniglia in plastica cromata. Mi raccomando, guardate sempre le lettere stampate dietro, in questo caso abbiamo la L, possono sbagliarsi, quindi controllate sempre. Abbiamo ricevuto al plurale tutti quelli che la stanno facendo, le viti MP, queste cromate da avvitare nella plastica. Io sono andato già a crearmi il filetto, sapete che io preferisco fare così, non è obbligatorio in questo caso, non lo è mai, però in altri è più consigliabile. Io ho la certezza di andare perfettamente con la vite perpendicolare al foro.
vado a mettermi prima la maniglia, ma dovete guardare sempre l'inclinazione dei perni. Vedete che non sono diritti, sono inclinati, quindi è inutile che voi spingiate il pezzo così, perché rischiate di romperlo. Se non lo rompete solo perché avete i perni molto spessi, ma se voi non guardate le inclinazioni dei perni in altri particolari che possono arrivarvi in qualsiasi collezione e spingete in maniera diritta invece che andare così verso il basso, verso l'inclinazione dei perni, li rompete. Adesso vi faccio vedere. Ecco, sicuramente molti avranno premuto così. Non avete fatto il danno per quello che vi ho appena detto, perché i perni sono grandi, ma se fossero stati sottili li avreste rotti tutti e due. Dovete premere dalla parte alta della maniglia verso il basso, così. Avete visto? Perché lui entra di traverso, dovete guardarlo il particolare, ricordatevelo. Poi prendo questa, abbiamo un po' di fili, nessun problema, prendo l'accendino, potete anche tagliarveli. L'accendino vi serve perché se sono fili di nylon e non c'è stato fatto il nodo, li si potrebbe scucire con il tempo, però insomma non dobbiamo usarlo il modello, ragion per la quale con la forbice andrà anche bene. Ecco qui. Vado a mettermi la mia prima vite. È un bel particolare. Mi piace molto. Non serve stringere molto forte, mi raccomando, altrimenti la pelle, anzi, questa finta pelle, è ovvio che sotto la pressione della vite tenderà ad allargarsi il foro che hanno fatto e la vite passa sotto, quindi mi raccomando, avvitatela contro la battuta della similpelle e basta. Ecco qui. Perfetto. Che bella. È proprio una tasca, eh? Ecco, l'unica cosa che secondo me non va bene, ma adesso vado a vederlo, nella speranza, ma temo di sì, che non mi cada sulla cucitura, è che io andrò a eliminare questo lato, perché non è pensabile che passi schiacciato qua sotto, perché non è così che deve essere. Allora, prima vado a rendermi conici questi. Vi faciliterà l'entrata dei perni e non correrete il rischio di spezzarli. Però non vorrei inserirlo tutto per poi doverlo togliere. Vediamo dove cade. Comunque vi dico una cosa, è impossibile sbagliare, ma qualora doveste sbagliare a inserire questo, cioè che non vi entra bene da una parte, tipo vi rimane così, non ce la fate, ma ripeto, è veramente remota la possibilità che vi possa succedere, non cercate di toglierlo, perché magari ci riuscite anche, però potreste danneggiare i perni. Vi svitate le viti che avete messo per fissare questo pannello e lo spingete da sotto. Vedete i perni da sotto che ci sono i fori e lo spingete da sotto piano piano. Allora qui in effetti
sto angolo qui che non mi piace, proprio brutto. Stavo pensando un attimo, sì, io non lo lascio così perché non è pensabile che la sacca venga presa sotto la parte in plastica che protegge l'oggetto, quindi faccio questo lavoro qui. Prendo questa, così, ovviamente non andrò sulle cuciture, è chiaro. Sì, così è un'altra cosa, è così che deve essere all'interno e non schiacciata sotto la plastica, no. Bene, a questo punto posso inserire questo. Non schiacciate così, per carità, ragazzi, mettete l'indice sotto e accompagnate la spinta del perno facendo attenzione a tutto quello che avete dietro, non ve lo dimenticate. Vedete, non deve essere pizzicata sotto il portaoggetti in plastica, assolutamente. Ok, adesso vediamo perché posso rifilarla ancora un po'. Certo è scomodo così, me la svito un attimo, metto pausa e lavoro meglio, faccio un lavoro fatto bene. Ecco qua, guardate, così è tutta un'altra cosa, secondo me. L'importante è che non andiate a toccare la cucitura, mi raccomando. Primo perché esteticamente sarebbe bruttissimo. E secondo perché comunque se andate a tagliare la cucitura ovviamente la tasca lì non è più cucita. Mi raccomando, Bene. Questo è quello che ho tagliato. Adesso vi faccio vedere lo splendido modello come sta venendo, quanto è bella questa macchina. Io poi sono un matto perché ne sto facendo una per un mio iscritto Giovanni che mi ha anche commissionato l'Audi 4 e per me ne sto facendo soltanto 3 perché ho un progetto in testa, poi vedrete, ho un po' di cose, di idee. Più avanti farò anche delle bacheche, farò anche delle basi, quindi se qualcuno sarà interessato potrà contattarmi. Però è chiaro che non voglio fare delle cose dozzinali, voglio fare delle cose fatte bene, altrimenti non faccio niente. Ecco qui. Spettacolo. Quasi dispiace che andremo a mettere poi ovviamente tutta la copertura perché solo noi che l'abbiamo montata ci possiamo rendere conto di quanto sia splendido questo cruscotto.
con tutte le scritte, addirittura le scritte Bosch sui relè. Molti di voi non se ne saranno accorti, ma qui c'è scritto Bosch su queste parti colorate di grigio, di argento, sono i relè e c'è scritto Bosch, rendiamoci conto, meravigliose. Il motore Dino Ferrari 1600, 6 cilindri, guardate che opera d'arte. Ovviamente è anche retroilluminato, l'estintore, ne abbiamo uno altro anche qua. Eccolo lì. Io sono super contento di questo modello. Qui abbiamo la copertura anche del gruppo fari secondari e lì dovrete vedere voi se metterlo o meno. Sinceramente è una scelta del tutto personale. Ecco qui, ci saranno poi gli elastici dedicati per tenerla ferma. Vi potete anche creare voi, vedrò io se avrò voglia di farlo, con tutte le cose che devo fare, se avrò voglia di fare una modifica qui e mettere le molle con i ganci, per gli sganci rapidi, ma vediamo, non vi prometto nulla. È bellissima anche così. Anche qui avevo fatto la modifica, le viti erano veramente brutte, vi ho fatto vedere nel video, andate a vedere questo intervento. Qui con i chiodini a testa ovale, convessa. Guardate che spettacolo, che bella. Bene ragazzi, questo è il pacco batterie che poi verrà fissato sotto il portellone posteriore, il coprimotore. Non credo che sarà messo così, ma penso più che sarà messo, non so, probabilmente in questa posizione qui. Vedete che abbiamo i due perni qui? Non so se saranno per mettere le viti per fissarlo oppure potrà basculare, non lo so. Comunque vi sconsiglio assolutamente, nel momento in cui deciderete di mettere in una vetrina, una volta che avete provato che tutto funzioni perfettamente, di lasciare all'interno le batterie, mi raccomando, non fate questo errore, tanto non ci dovete giocare. E comunque ricordatevi di toglierle quando appunto vi renderete conto che lì sarà il modello e basta, perché le batterie col tempo subiscono una fuoriuscita di acido che chiaramente andrebbe a rovinarvi tutta la parte qui. E poi comunque ricordatevi anche di spegnere l'interruttore
dovrebbe esserci, perché io a volte mi confondo. Per esempio la Ford Gran Torino ha l'interruttore accensione spegnimento, questo qui non ricordo, ce l'ha forse solo dal telecomando. Qui no, qui bisogna staccare il cavetto, credo, se non ricordo male. Bene ragazzi, un abbraccio a voi, un saluto, e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Grazie sempre, ma davvero, del vostro tempo, e vi sottolineo questo punto: se andrete a condividere i miei video nei gruppi dedicati, certamente mi darete un'ulteriore mano d'aiuto, perché la pubblicità, per quanto possa dare fastidio, è l'anima del commercio. Ciao a tutti ragazzi, e ripeto, un abbraccio a voi, un saluto, e un saluto nuovamente a tutti i vostri cari più cari. Ciao!